Hai mai guardato dentro un caleidoscopio? Un tubo, un po' di luce e qualche specchio, basta un'occhiata e boom, ti ritrovi in un mondo pieno di colori, di forme, di simmetrie perfette. Ciao, sono Fabio, benvenuti sul mio canale L'amore per le parole. Che spettacolo, sembra quasi che la luce si sia messa d'accordo con la geometria per danzare solo per te. Ma cos'è di preciso un caleidoscopio e da dove viene questa parola così affascinante? Scopriamolo insieme. La parola caleidoscopio ha un suono quasi magico. Ma in realtà ha origini greche. Accosta un aggettivo, kalos, cioè bello, a un sostantivo, eidos, che significa immagine, forma, e a un verbo, scopeo, che vuol dire guardare, osservare. Insomma, caleidoscopio significa guardare belle immagini, già dal nome promette grandi meraviglie. Ma torniamo un attimo indietro, al 1816 in Scozia. C'è uno scienziato, Sir David Brewster, sta studiando la luce, vuole capire come si riflette, come si scompone. E nel bel mezzo dei suoi esperimenti si accorge di qualcosa di straordinario. Piccoli frammenti colorati, riflessi da specchi inclinati dentro un tubo, formano immagini incredibilmente simmetriche. Da un piccolo colpo di fortuna una grande scoperta. È così che nasce il caleidoscopio, un successo planetario. Ma come funziona questo magico tubo? Beh, in modo semplice e geniale. Dentro ci sono 3 specchi disposti a forma di triangolo, ad un'estremità perline, pezzi di vetro o di plastica colorata. Quando lo giri i frammenti si spostano e grazie ai riflessi si moltiplicano all'infinito. Ma attenzione, ogni rotazione crea un disegno unico, irripetibile. Alla successiva sparisce per sempre, dissolvendosi come un sogno di luce. Un'arte effimera, matematica e poesia insieme. E adesso qualche curiosità che ti lascerà a bocca aperta. Quando Brewster presenta l'invenzione nel 1817 è un successo clamoroso. Nel giro di poche settimane si vendono più di 200.000 caleidoscopi. Lui però non riesce mai a brevettarlo veramente e non guadagna quasi nulla. Incredibile, vero? Oggi i principi del caleidoscopio sono usati dappertutto, in grafica digitale, architettura e design. Le forme che vedi su vetrate, loghi e app spesso nascono da lì. E sapevi che esistono caleidoscopi giganti in cui puoi entrare fisicamente? Beh, in Giappone ne esiste uno, un tunnel di luci e riflessi alto più di 3 metri. Il caleidoscopio ci insegna una cosa bellissima. Che qualcosa di straordinario può nascere anche da piccoli frammenti, da pezzi disordinati, e che la bellezza è una questione di prospettiva, basta solo cambiare il punto di vista. Anche il mondo dopo tutto è un grande caleidoscopio, cambia forma ogni volta che lo giri. E così le parole che mutano aspetto ad ogni sguardo. Quindi se anche tu ami scoprire la loro magia, lascia un segno, un like, un'iscrizione al canale. E continua ad esplorare con me questo universo che non vede l'ora di essere scoperto. Io ti aspetto per un'altra storia.